Jean-Michel Basquiat è stato un artista americano, tra i più importanti esponenti del graffitismo. Nasce a New York da padre haitiano e madre portoricana. Secondo molti è proprio questo melting pot il segreto della bellezza di Jean-Michel, aggraziato nei lineamenti e dotato di un'eleganza naturale. A 15 anni Jean-Michel scappa di casa e va a vivere per strada. Un anno dopo, grazie al suo talento per il disegno, può iscriversi a una scuola di Manhattan per ragazzi dotati. Lì fa amicizia con Al Diaz, un writer di talento. Entrambi iniziano ad operare sui muri di New York tracciando misteriosi aforismi firmati con l'acronimo SAMO, Same Old Shit. Jean-Michel lascia la scuola prima di conseguire il diploma. Sono i ruggenti anni '80 e a New York sembra che sia tutto possibile. Un giorno incontra in un ristorante di Soho il suo idolo Andy Warhol. Lo ferma per parlargli ed è così convincente e deciso che alla fine riesce a vendergli alcuni suoi lavori. La vita di Jean-Michel inizia la notte. Frequenta i locali più cool di New York come l'Area, dove era possibile incontrare tutti gli artisti più in voga in quegli anni. È senza un soldo, per guadagnare qualcosa talvolta si prostituisce agli omosessuali incontrati nei club. Ciò che non manca mai è la droga, che scorre a fiumi nella New York degli anni '80. La sua prima mostra è nel 1980. Si tratta del Times Square Show, una retrospettiva organizzata da un gruppo di artisti tra cui Keith Haring, suo grande amico che ha scritto pagine importanti della street art. È il primo passo verso una sfavillante carriera. Tra il 1982 e il 1984 i prezzi dei suoi lavori salgono alle stelle. Le sue priorità appaiono però sempre le stesse: l'arte, le donne, la droga. Del resto, il rapporto di Basquiat con il denaro è sempre stato sfuggente. Quando era all'apice della carriera girava con mucchi di banconote sgualcite nelle tasche. Se aveva voglia di comprare un televisore, spesso usciva dal negozio con 3 o 4 modelli diversi, che poi accantonava senza neanche utilizzarli. Basquiat è così anche nei suoi rapporti sentimentali, fuggevole, impetuoso, effimero. Poche donne riescono a resistergli, ammagliate dal suo fascino selvaggio e sensuale. Nel 1982 ha una relazione con Madonna, nonostante i loro stili di vita siano agli antipodi. Salutista e attenta al lavoro lei, sconclusionato e pigro lui. Non durerà molto. Anche il rapporto con il lavoro è altalenante. Passa da stati di inerzia assoluta a periodi di improvvisa iperattività. Spesso si sveglia nel cuore della notte e dipinge come se si trovasse in uno stato di trance. Secondo alcuni, le sue opere migliori sono state partorite nel cuore della notte. Nel 1983 Jean-Michel Basquiat raggiunge quello che pochi anni prima poteva considerare solo un sogno: collaborare con il grande Andy Warhol. Il loro rapporto professionale è però spesso burrascoso, soprattutto a causa della dipendenza di Basquiat dall'eroina. I due si separeranno definitivamente nel 1985. Quando Warhol muore nel febbraio del 1987, a Basquiat viene chiesto di non partecipare ai funerali. Qualche mese dopo, nell'agosto del 1988, la sua ragazza lo troverà riverso sul pavimento, in overdose. Morirà poche ore dopo, a 27 anni. Pare che il suo loft sia ora in affitto su Airbnb, a $650 per notte. Nel 1996 Julian Schnabel, pittore e regista, ha raccontato la storia di Basquiat in un film.